With the repulse of the second Cassino offensive, it became clear. Anzio was on its own. The crisis was here. Every resource was marshaled to meet it. When the massive frontal attacks came, we met them with a hurricane of fire. Heavy and well-directed naval gunfire played an important part in holding back the enemy tide. The Anzio front was so close to the sea that naval guns became infantry support weapons. Il primo impatto fu prima di tutto sonoro, in quanto l'artiglieria terrestre e navale batteva la nostra zona incessantemente, sicché il primo impatto fu sonoro. Poi naturalmente ci fu l'impatto, insomma, diciamo, si vedeva la linea del fronte. Ecco, qua eravamo, ecco, Nettuno, Le Ferriere, Borgo Piave, noi eravamo, il nostro fronte era questo. Ecco, lago di Fogliano, qui. Non so se era il 3-4 marzo, roba del genere. Allora, il primo impatto, perché si veniva da Roma, perché avevamo fatto capo a Roma, dove c'è stato un episodio, perché a Roma esisteva la Polizia Africa Italiana, la cosiddetta PAI, no? Conclusione, loro erano degli imboscati per noi, perché facevano servizio di vigilanza al servizio dei tedeschi, perché il comando era tedesco in Roma, no? E allora noi si definivano imboscati, loro ci definivano guerrafondai, va bene? Fatto sta, c'è stato delle scaramucce, delle cazzottate tra noi e loro, ma piuttosto pesanti anche, va bene? Se non che prima di partire per il fronte vollero fare la pacificazione, anche loro, è di moda questa pacificazione, e ci offrirono il pugnale che loro avevano in dotazione. È un pugnale africano, somalo, va bene? Non mi ricordo il nome, ora come si chiama. Conclusione, si parte da Roma, la prima tappa fu Sermoneta, nei Castelli Romani. Perché? Da Sermoneta poi ci hanno diviso in vari settori, anzi i tedeschi, c'è stato un battibecco con i tedeschi, in quanto il generale che comandava quel settore, il generale tedesco, voleva smembrarci, voleva che una compagnia andasse in un settore al comando di tedeschi, un'altra compagnia, insomma dividerci, va bene? E il nostro comandante Vardelli, non ha accettato. Noi si vuole un settore nostro di cui siamo responsabili noi, va bene? E finalmente l'ha avuta vinta. E ci hanno dislocato sul canale Mussolini, il cosiddetto canale Mussolini, ora non si chiama, non mi ricordo come si chiama ora, Lago di Fogliano, canale Mussolini. Eravamo vicinissimi a Littoria, oggi Latina, ecco. Tanto che diversi hanno fatto delle puntate in città che era quasi deserta, c'era poca gente perché era fronte quello lì, va bene? E magari poi portavano nelle buche qualcosa, qualche mobile. C'è stato uno di noi, un certo Cavarini, che è diventato poi direttore dell'orchestra, conosciutissimo in tutto il mondo, che era un pianista piuttosto notevole, che ha portato perfino un pianoforte da Latina. Io che provenivo, da quando ero stato volontario ante 8 settembre, dalla contraerea, fu formato un gruppo d'artiglieria, sempre nell'ambito del Barbarigo, in appoggio ai Fanti, in sostanza. E io, come tanti altri, si fu trasferiti a questo gruppo Artiglieria San Giorgio, che era appostato, noi in prima linea, l'artiglieria in prima linea non ci va bene? Eravamo appostati a circa 300-400 metri dalla prima linea, va bene? Fu formato prima una compagnia, cosiddetta quinta compagnia cannoni, che aveva dei cannoni di 60-75. Poi a noi ci fu dato prima il 75, poi il 104-32,
E lì abbiamo operato, però bisognava spostarci continuamente perché gli americani individuavano il fuoco di controbatteria, come chiamato così, no? Noi si sparava una salva, si venivano individuati, loro rispondevano e dai segnali del fumo, dal suono, avevano individuato il luogo. Per non farsi colpire bisognava continuamente spostarci. Che conclusione? Io, insieme a tutti gli altri dell'artiglieria del gruppo San Giorgio, ero più indietro. Poi, alla fine di maggio, venne l'ordine di ritirarsi perché si era scatenata l'offensiva a Cassino e a Anzio. Va bene. Tu nel proprio era di Stato, quindi è morta molta più gente, mentre invece quando siamo stati eravamo molto di meno, intorno ai 600, addirittura eravamo 1180. Eravamo molto più addestrati, avevamo armi di accompagnamento come i mortai, 9 mitragliatrici, Breda, c'era una compagnia mitragliatrice. E più addestrati, è morta meno gente, abbiamo ottenuto risultati migliori, diciamo, anche se a Nettuno non si potevano risultati migliori, che lì si trattava di difendere nel fronte orientale, difendere le nostre città dall'arrivo. Di là si trattava di difendere, ma c'era tutto il mondo. Una volta una pattuglia del Barbari così si ritrovava vicino al mare e dissero, bene, siamo arrivati al mare. Dice, erano i tedeschi incazzati neri, scusa. E dice, non fecero in tempo a vederci che cominciarono a bombardare da tutta la marea di navi che viene. Noi ci siamo, diciamo così, dichiarati i primi dell'esercito della Repubblica Sociale a essere su quel fronte. Non è vero, bisogna dare onore a chi è stato. I paracadutisti, quelli comandati dal maggiore Rizzati, che morì appunto a Decima, a Castel di Decima. Va bene? Loro sono stati prima di noi, perché però era un gruppo più esiguo del nostro. Poi c'era le SS italiane, però erano sotto il comando tedesco, con divise tedesche. Ecco, loro sì, sono stati prima di noi, ma non facevano parte dell'esercito italiano. Loro facevano parte dell'esercito tedesco, mentre i paracadutisti, loro sì, anche se avevano continuato la guerra a fianco dei tedeschi, quando ancora non esisteva lo Stato della Repubblica Sociale, loro però sono stati i primi italiani a entrare in conflitto lì a Anzio Nettuno, insomma, ecco. Sì, in conclusione, venne poi la ritirata fu piuttosto, diciamo così, movimentata, va bene? E noi arrivammo a Roma il 3 e 4 giugno e Roma fu occupata o liberata secondo i punti di vista il 4 sera e il 5 giugno. June 4th, 1944. Rome was free, liberated after 21 years of fascist rule. The Allied Fifth Army entered the Eternal City from the south. Di lì si venne via Firenze, Spezia, poi ci siamo ritrovati a Ivrea, dove il battaglione, che aveva avuto una perdita colossale di circa 500 uomini, tra morti, feriti e prigionieri, siamo ritrovati a Ivrea con l'arrivo di complementi abbiamo ridato un numero sufficiente di organico al battaglione e di lì poi cominciato le peripezie varie in qua e là, insomma, ecco. In Piemonte come lotta partigiana, ma non voluta da noi, perché noi avevamo preso l'impegno di andare sui fronti contro inglesi, americani, eccetera, ma non di lottare contro gli italiani.